È stato inizialmente presentato all'edizione 2017 del Computex poco più di un anno fa. Aveva sicuramente destato grande stupore per via del mix tra potenza di calcolo, design innovativo e ingombri molto ridotti. Adesso è disponibile in una versione rinnovata per quanto riguarda la CPU e la GPU. Parliamo di Asus ROG Zephyrus GX 501, un notebook sicuramente sorprendente. Vediamolo all'opera. Con questo modello Asus vuole proporre il proprio riferimento per quanto riguarda le soluzioni notebook destinate ai videogiocatori. Non quella in assoluto più potente, ma quella che riesce ad abbinare la potenza più elevata, la flessibilità d'uso, con una facilità di trasporto. Del resto è un notebook da 15,6 pollici che si può portare agevolmente con sé e che ha un ingombro molto contenuto per quanto riguarda lo spessore. Per arrivare a tutto questo, Asus ha adottato alcune soluzioni tecniche molto particolari, la prima delle quali notiamo proprio aprendo il nostro notebook. Lo apriamo ed ecco si alza leggermente, la parte posteriore si alza permettendo alle due ventole integrate di aspirare aria più facilmente. Di fatto quindi il sistema di raffreddamento può essere leggermente più ridotto come ingombro, pur garantendo una elevata efficienza complessiva. Molto smart diciamo, del resto a noi interessa che il notebook sia sottile nel momento in cui viene chiuso. La seconda soluzione riguarda il posizionamento della tastiera, che è tutta in avanti. La tastiera è una classica soluzione ad isola con tasti retroilluminati con illuminazione LED RGB programmabile a seconda delle nostre preferenze. Il touchpad non c'è nella posizione ordinaria ed è stato spostato qui di lato, ma attenzione, premendo un tasto diventa un tastierino numerico, dipende quindi come lo vogliamo utilizzare. All'atto pratico è una posizione inconsueta e c'è, come dire, la mancanza di quello che è di fatto un poggiapolsi nel momento in cui si digita, ma personalmente non ho trovato questa sistemazione particolarmente fastidiosa. Lo schermo rimane a una distanza superiore rispetto a quella ordinaria con riferimento alla posizione dei tasti, ma a mio avviso nulla cambia da un punto di vista di produttività. Due soluzioni quindi tecniche per quanto riguarda il design che hanno permesso a Asus di integrare in modo diverso i vari componenti all'interno del sistema. Osservando nuovamente questo notebook notiamo un design molto pulito, potremmo definirlo quasi industriale. Ovviamente l'alluminio la fa da padrona con alcuni effetti spazzolati nella parte posteriore e mancano i LED. In realtà questi ci sono, ad esempio il logo ROG può essere illuminato e in secondo luogo troviamo due LED sempre di colore rosso nel momento in cui apriamo il notebook e si alza il pannellino posteriore per far funzionare in modo più efficiente il sistema di raffreddamento. Tutto questo per dire che è un notebook tutto sommato abbastanza discreto, pensando a quelle che sono le soluzioni tecniche. Tutto questo per dire che è un notebook abbastanza discreto dal punto di vista del design, pensando a quello che abbiamo visto anche da Asus ma anche da altri produttori con riferimento alle soluzioni destinate a gamer. LED a tutto andare che qui in effetti mancano. Possiamo abilitarli sulla tastiera, ma possiamo anche tenere tutto quanto spento. È un buon risultato, soprattutto per chi ricerca molta potenza di calcolo in una soluzione di questo tipo, ma non necessariamente per giocare, magari per essere produttivo sul lavoro. Sotto la scocca troviamo una dotazione hardware sicuramente di riferimento. Il processore è stato aggiornato, abbiamo un modello Core i7 8750H, basato quindi su architettura Coffee Lake con 6 core e 12 thread. Si tratta di una soluzione molto potente sia con i giochi sia, anzi diremmo soprattutto, con quelle applicazioni che sfruttano al meglio i 12 thread che possono essere processati in parallelo da questo processore. Il resto della configurazione è sicuramente di livello. 16 GB di memoria DDR4 2667 e per quanto riguarda lo storage un SSD da 512 GB molto veloce. Arriviamo a 3 GB al secondo di velocità di trasferimento dei dati in lettura e oltre 1,5 per quanto riguarda la scrittura. È un notebook gaming, cosa troviamo come scheda video? Beh, anche qui è difficile chiedere di più. Un modello GeForce GTX 1080 Max-Q, la declinazione di GPU GeForce GTX 1080 a più basso consumo, adatta quindi a venire utilizzata in notebook dallo spessore contenuto come questo Zephyrus. Di fatto le prestazioni sono estremamente elevate e tutto questo viene abbinato a uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Questo tipo di risoluzione permette di ottenere frames a secondo sempre molto elevati, al punto che sarebbe stato assolutamente abbinabile anche un pannello 2560x1440 pixel, quindi che richiede una maggiore potenza di calcolo, e questo avrebbe permesso comunque di ottenere frames a secondo medi molto elevati in un po' tutte le situazioni di gioco. I test che abbiamo utilizzato qui in laboratorio nel corso dell'analisi evidenziano come questa soluzione sia sempre più veloce del modello 1070 sempre Max-Q e in alcuni casi, nel momento in cui i frame dipendono molto dalla potenza di calcolo della GPU, si nota un grande margine di vantaggio.
Lo schermo è basato su tecnologia IPS, 15,6 pollici Full HD come risoluzione, ma ha due elementi tecnici interessanti che strizzano l'occhio ai videogiocatori. Primo è la compatibilità con la tecnologia G-Sync di Nvidia. La seconda è la frequenza di refresh verticale che passa in questa edizione 2018 da 120 Hz precedenti a 144 Hz. Il tempo di risposta è ridotto in soli 3 millisecondi e queste sono specifiche che rendono questo pannello indicato in modo particolare a chi è appassionato di gaming. Bello e bello, quali sono i punti deboli di una soluzione di questo tipo? Sicuramente l'autonomia, c'è un po' deluso. Siamo arrivati a circa 2 ore di autonomia lontano dalla presa di corrente nei test di navigazione e in quello di riproduzione di flussi video con Netflix. Di certo questo non è un notebook che è pensato per stare lontano dalla presa di corrente, ma si poteva fare qualcosa di meglio. D'altra parte tanti componenti interni non lasciano molto spazio per una batteria che è da 50 Wh e pensando a tutto l'hardware che è integrato in questa soluzione, quel dato forse è un po' troppo ridotto. Poco male comunque, lo utilizzeremo collegati alla presa di alimentazione e ci divertiremo comunque molto. Il prezzo. In Italia in questo momento 2.900 euro IVA inclusa, che è una cifra sicuramente importante, molto elevata in assoluto, ma che è a nostro avviso commisurata al contenuto tecnologico presente in questo notebook. La potenza è da vendere, il design è sicuramente innovativo, può anche non piacere a noi, per esempio è piaciuto molto durante l'uso e indubbiamente è uno dei notebook più interessanti per quanto riguarda il pubblico dei videogiocatori che ricerca una soluzione discreta nello stile, molto potente, ma che soprattutto possa essere facilmente portata con sé nello zaino. Abbiamo testato un bel po' di notebook gaming ultimamente in questa torrida estate qui nella redazione di Hardware Upgrade. Sarà anche il tempo di usarli un po' alla fine, non soltanto di misurarli. Cosa ne pensate? Anche voi ricercate un notebook gaming come prossimo acquisto o starete magari su un notebook sottile, su un 2 in 1 o su una delle altre tipologie di soluzioni portatili che il mercato mette a disposizione? Fatecelo sapere, potete trovare la recensione completa di questo notebook nella pagina di Hardware Upgrade, il link è qui sotto nella descrizione. Vi è piaciuto questo video? Fatecelo sapere, iscrivetevi al nostro canale, abilitate le notifiche immediate e continuate a seguirci qui dal canale YouTube di Hardware Upgrade. A presto!